Allora, dopo il successo di ieri, oggi duplicheremo con questa prima comunicazione. Davide Marino ci parlerà di Ciamma e poi avremo la seconda comunicazione di Livio Leoni, e quindi lascio la parola a Davide e vi ringrazio di nuovo per il successo davvero di questa terza edizione. Sono veramente contenta e soddisfatta, e non lo dico solo io, ma ho sentito il parere di molti. Quindi grazie. A te la parola. Grazie mille. Innanzitutto ringrazio tutti i soci di qualsivoglia associazione, a priori in generale, soprattutto amanti della Daphnia, per essere venuti oggi e per essere a questo bellissimo evento. Quindi, banda di indugi, partiamo subito con la presentazione di una delle specie che allevo da parecchi anni, ovvero Cianna Andrao. Cianna Andrao è una piccola specie di cianna, denominata dwarf size, che appunto raggiunge una taglia compresa fra 10-12 cm, e adesso andremo a vedere più nello specifico qualche caratteristica interessante di questo animale. Innanzitutto vi passo la classificazione, con il faccione di questo del maschio di Cianna Andrao, bello luminoso al chiotto. Allora, la reale di origine. Questi animali sono animali che vivono nella palude delle Fraggiuri, West Bengal, è una zona caratterizzata da clima monsonico. Tendenzialmente abbiamo delle estati molto calde, che possono raggiungere anche i 35-38 gradi, e degli inverni paradossalmente abbastanza relativamente freschi, con temperature comprese tra i 14 e i 15 gradi. Quindi sostanzialmente abbiamo un animale che ha bisogno di brumare nella stagione invernale, non ha bisogno quindi di termoriscaldatore, lo possiamo comodamente allevare anche in una cantina o taverna di un certo ambiente. Quindi andiamo a vedere le caratteristiche generali. Come dicevo prima, è un animale che raggiunge una taglia compresa da adulto tra i 12-14 cm, le femmine sono un po' più grandine rispetto ai maschietti, vivono circa una decina d'anni in cattività, che non è una cosa non da poco, diciamo, per un pesce allevato in cattività. Il maschio possiede un body plan, diciamo, più allungato, più longilineo, filiforme, e ha pinna dorsale e pinna anale molto ampie, molto ben sviluppate. Poi dopo vedremo in una slide successiva appunto la differenza effettiva tra maschio e femmina. È una specie incubatore orale paterna. L'incubazione orale dura circa 24-48 ore a seconda della temperatura, ed è una specie appunto subtropicale, quindi non ha bisogno di termoriscaldatore. Lo possiamo comodamente allevare in una vasca a temperatura ambiente tutto l'anno, ecco, così da farvi progressivamente sentire l'escursione termica durante l'anno e poi portare la riproduzione durante il primavera e estate. Allora, la vasca per loro. Partirei subito con le misure di base. Io generalmente con le dwarf size, poi ci sono dwarf e dwarf, perché le dwarf sono animali incredibili che hanno taglie comprese tra i 10 e i 20-25 cm, che già sui 20-25 capiamoci che non sono già più piccoli animali, però vengono incasellati dagli appassionati di cianna all'interno di questo gruppo. Quindi una vasca 100x40 di base è più che sufficiente, va benissimo. Con Andrao ci possiamo tenere anche su qualcosina di leggermente più piccolo. Io mi sono trovato bene durante la mia prima esperienza nel 2015 con diverse coppie di Cianna Andrao con vasche con 80x40 di base. L'altezza ha scarsa importanza, possiamo alzare tranquillamente il livello della colonna, cioè non necessariamente dobbiamo per forza affrontare un collaurio. Però ecco, se allestiamo sicuramente una zona emersa, daremo modo agli animali appunto di cacciare ghermendo il loro prede fuori dall'acqua, quindi questa è una cosa interessante sicuramente da osservare con la vasca. E adesso appunto vi ho messo una vasca con una colonna d'acqua alta circa 2/3, diciamo, della colonna totale. Ecco, ci possiamo tenere anche quasi sotto il bordo, lasciamo solo un piccolo spazio giusto per permettere ai pesci poi di respirare ossigeno atmosferico. E tubi di sugo
zucchero galleggianti possono essere utilizzati, quelli che i terraristi generalmente utilizzano appunto per arredare gli stili terrari, per permettere ai maschi durante l'incubazione orale di nascondersi, appunto rimanere tranquilli senza stress esterni nostri o di altri pesci in vasca. Ed eccoci arrivati quindi al dimorfismo sessuale. Nella prima parte, su in alto, vedete proprio un maschio, a pinne ben spiegate, è un animale che appunto, una volta adulto, completamente sviluppato, raggiunge delle dimensioni veramente importanti a livello di pinna dorsale anale, e sono sempre state, diciamo, quelle cianna che a differenza di ghiaccio, arleri, ho sempre visto proprio come maestose, longilinee, perché hanno proprio un nuoto serpentiforme rispetto ad altre specie, che sono un po' più legnose, diciamo, nei femminili. E loro, avendo questa caratteristica qua, hanno sempre suscitato, diciamo, un senso di eleganza dell'animale che si muove negli anfratti e cerca del cibo. Sono molto peculiari da osservare. Il maschio poi possiede una testa squadrata, più prognata, quindi larga, atta poi a contenere le uova e i piccoli durante l'incubazione, mentre la femmina invece, oltre ad avere una pinna dorsale, una pinna anale più strette, più piccole, ha anche la testa più allungata e non partecipa all'incubazione orale come il maschio. Dunque, qui arriviamo a qualche nota di comportamento. Faccio partire subito il video. Cosa ho toccato? Autodistruzione. Cazzo, da vedere. Ecco. Vedi parte il video solo. Nel video potete vedere due Channan Bravo che si lasciano andare in una danza. Questa è una danza gerarchica. I pesci si mettono inarcati a U, uno vicino all'altro, e iniziano a spintonarsi, come se fossero nel luogo di un concerto, sostanzialmente. Dobbiamo immaginare una situazione simile. Inizialmente, appunto, iniziano con questa danza, proprio per spostare l'esemplare che poi sarà sottomesso. Se però entrambi gli esemplari non desistono, tendono poi a mordersi bocca contro bocca. In quel caso l'esemplare che lascia prima la presa diventa sottomesso, sostanzialmente. Non sono animali comunque particolarmente aggressivi, cioè in una vasca di 100 per 40 possiamo partire con dei giovanili. Una volta arrivata alla formazione della coppia vediamo gli esuberi, perché la femmina diventa ferocemente territoriale, però durante tutta la fase giovanile e subadulti possiamo tranquillamente tenerli per tutta la fase di formazione della coppia, anche perché non arrivano quasi mai ad uccidersi, se non appunto durante la stagione riproduttiva, quindi meglio subito togliere, diciamo, gli esuberi. E per il resto, anche se possono perdere qualche scaglia o qualche raggio della pinna, si rimarginano nel giro di un giorno, massimo 2 giorni. Hanno una capacità di rimarginazione cellulare veramente velocissima e incredibile. Dunque, per quanto riguarda l'alimentazione, qui solitamente c'è il gap del no, allora questi pesci non li prendo perché mi fanno schifo gli insetti. Allora, per chi è avvezzo già della reofilia non sarà nulla di nuovo. Grosso modo l'alimentazione per questi pesci la possiamo basare su grilli del genere cheta, blatte, come le blatte lateralis, tarme della farina occasionalmente, lombrichi, lombriculus, un po' tutti i tipi di congelati, quindi possiamo tranquillamente somministrare artemia, chironomus, mimesis, altri piccoli crostacei, anche isopodi, perché no? Se li abbiamo in un terrario in zucchero li possiamo tranquillamente somministrare. E appunto, come vi dicevo prima, qualche insetto volante, quindi delle drosofile, delle mosche, per vederle saltare e ghermire le prede, li possiamo tranquillamente somministrare ai nostri pesci. Per quanto riguarda i giovanili, qui gli animali che hanno più o meno da un paio di mesi fino ai 4-5 mesi li possiamo alimentare anche 3-4 volte al giorno. Una volta arrivati a una taglia più o meno di 7-8 cm, se ci troviamo in estate, li possiamo alimentare 2-3 volte alla settimana. Se ci troviamo in periodo autunnale e invernale, possiamo anche alimentarli 1 o 2 volte alla settimana, così da farli proprio sentire il periodo di bruno. Ora vi faccio partire il video.
Allora, nel breve video che vi ho mostrato semplicemente avevo somministrato della blatta laterales e appunto le blatte non fanno nemmeno in tempo a toccare la superficie dell'acqua che vengono subito predate chiaramente. E questo è un tipo di alimentazione, altrimenti grazie alla loro capacità olfattiva molto sviluppata, somministrando del cibo inerte che può essere anche tranquillamente del granulare, del pellettato, si può tranquillamente somministrare o del congelato, loro balleranno in fondo anche per ore alla ricerca del cibo, si stazioneranno proprio sulla parte bassa, diciamo, della vasca alla ricerca del pasto. Dunque, per quanto riguarda la riproduzione, quindi siamo partiti con il nostro gruppetto di giovanili, è passato un annetto circa, siamo più o meno fine primavera, inizio estate, ci sono 24-25 gradi in vasca, si è formata la coppia. Ok, che paio. Che cosa devo fare? In quel caso lì io aspetto sempre di vedere i piccoli col maschio in maniera tale di essere sicuro al 100% che quella sia una coppia funzionale e quindi produca progenie e levo poi l'esemplare, quindi gli esuberi della vasca principale. Diciamo che non è particolarmente difficile togliere i soggetti in più dalla vasca principale perché buttando dentro il retino si fiondano, ma fosse, non lo so, il paradiso delle Sant'Andrao, cioè è veramente assurda la capacità con la quale si fiondano nel retino appena lo immergiamo in vasca, una curiosità incredibile, madonna cara. E per quanto riguarda appunto le fasi successive, una volta che avremo tolto gli esuberi, la femmina si prodigherà l'alimentazione dei piccoli tramite le feeding eggs, che sono un comportamento molto interessante, purtroppo non mi è mai capitato di registrarlo, di filmarlo. Sostanzialmente consiste nella produzione da parte della femmina di uova che poi saranno un sostentamento per i piccoli per diverse settimane e anche qualche mese. Oltre a questo, i piccoli si possono alimentare con la mucosa di entrambi i genitori o anche col cibo sminuzzato dagli stessi genitori. Io comunque a partire da circa un paio, 3 settimane, diciamo, dalla nascita, inizio a somministrare qualche infusore da un'edarchemia, giusto per comunque completare la dieta. Diciamo che poi i piccoli generalmente li tolgo dalla vasca principale quando hanno raggiunto i 3-4 mesi e a quel punto sono già più o meno 2,5 cm e sono completamente indipendenti. Quindi, vediamo la stagnazione del crescimento dei piccoli. A sinistra, alla mia sinistra, a questa posizione, potete vedere dei piccoli che sono nati da circa una settimanina e a destra invece un esemplarino che ha già i suoi 2-3 mesetti, ecco, ha già raggiunto un paio di centimetri e a quel punto lo possiamo togliere dalla vasca principale. Come vi dicevo prima, appunto, possono essere alimentati tranquillamente insieme alle feeding eggs della madre, comunque materiale. Una volta che li sposteremo poi, come dicevo all'inizio presentazione, li alimentiamo 3-4 volte alla settimana, alternando il più possibile i pasti. Varie, che ho ficcato lì per riempire un po' il PowerPoint, schiettezza prima di tutto. A sinistra un maschietto di Sant'Andrao che sta respirando ossigeno atmosferico, a destra invece vedete proprio il corteggiamento di un maschio molto più piccolo della femmina, cioè lì potete proprio vedere il morfismo, la dimensione corporea e proprio la forma, cioè la femmina è proprio più tozza quando arriva alla maturità sessuale. E ha una livrea sulla pinna anale dorsale molto blanda, diciamo, comparata a quella del maschio. Questo è un maschio di Sant'Andrao, finalmente potete vedere l'alta risoluzione. Ringrazio Marco Baccari per avermi mandato queste foto. Qui è proprio evidente, quindi vedo la pinna dorsale e anale, forma della testa bella pronunciata. E questa invece è una femminuccia. Qui potete vedere proprio il ventre che è bello gonfio. Questa è una femmina in incinto, molto probabilmente di riprodursi, piena di uova e ha proprio questa testa con questa forma lunga. Grazie a tutti.